Forse non vi ho mai detto che i vostri suon-off li potete comandare anche dal touchscreen della vostra auto. Eh sì, è una cosa che forse viene data per scontata, che io ho dato per scontata, ma che magari non lo è, perché non tutti forse sanno che c'è un'app, tra l'altro proprietaria di Samsung, che ci aiuta a gestire tutti i dispositivi domotici che abbiamo a casa, quasi tutti, direttamente dal touch della vostra auto, furgone, camion, quello che sia, parlando oggi di ecosistema Android, quindi Android Auto. Premetto che tutto quello che vi farò vedere io l'ho testato con Android Auto via cavo, non so se sia compatibile anche col sistema senza fili wireless, ma credo di sì, perché in definitiva le app che comanda dovrebbero essere le stesse. Si tratta di usare l'app che si chiama SmartThings, che sarebbe di Samsung, che è nativa, presente sui telefoni Samsung o perlomeno quelli di medio-alto gamma, ma che possiamo scaricare anche su dispositivi non Samsung direttamente dal Play Store. Io l'ho scaricata ad esempio sul mio Pixel 6. Tra parentesi, non ho mai fatto il video del mio Pixel 6 perché semplicemente non ho tempo, però qualcuno mi aveva chiesto se comprarlo o non comprarlo, io ve lo consiglio. E l'ho provato anche su ovviamente un Samsung di mia moglie che funziona benissimo e su un Xiaomi Redmi Note che ho come muletto, e anche su quello nessun problema. Vi faccio vedere come scaricare l'app, come impostarla, come connettervi, come funziona, insomma un video veloce ma che potrebbe essere molto utile. Io lo trovo comodo perché ad esempio quando arrivo a casa e lascio il furgone fuori a pranzo, prima ancora di entrare a casa, avendo l'apri cancelletto con un RE5V1C collegato al citofono mio vecchio video, io prima di entrare in casa, siccome ho quasi sempre il telefono connesso ad Android Auto, prima di entrare in casa schiaccio apri cancelletto, scendo dal furgone e vado su in casa. Molto più comodo diventa per chi ha l'apricancello invece, quindi senza cercare telecomandi o magari senza avere l'auto da 80.000 euro che ha il pulsantino nello specchietto, riuscite ad aprirvi casa con un touch. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Dunque, per prima cosa vi consiglio di mettervi a computer, se ce l'avete, che è più comodo, andate su Google o su un altro provider di ricerca e cercate SmartThings, scritto così, SmartThings. Vi dà come prima opzione direttamente l'applicazione sul sito Samsung, cliccate sopra, qui in alto a destra dove c'è l'omino dovete cliccare accedi registrati, perché noi in pratica dobbiamo andare a creare un account. Dobbiamo quindi cliccare qua sotto su crea account, se non vi interessa ricevere notizie offerte cliccate accetta così com'è e qui semplicemente dovete creare il vostro account mettendo l'email che usate normalmente e la password del vostro account. Vi consiglio di usare ad esempio la stessa email e la stessa password dell'app e WeLink perché vedremo che più avanti verrà comodo. Quindi mail, password, nome, cognome, giorno di nascita, vi arriverà poi un codice di conferma sulla vostra casella postale per andare avanti e voi in questo modo avete creato il vostro account gratuito Samsung. Ovviamente se in passato avete già avuto un telefono Samsung o avete un telefono Samsung e quindi disponete già di un account, non avete bisogno di crearlo. Bene, creato il profilo Samsung, andate a cercare nelle app l'applicazione SmartThings, questa qua, con quest'icona con la stellina, con i 4 cerchi blu, la installiamo, diamo tutti i consensi del caso, apriamo l'app che si presenta in questo modo, diamo continua, andiamo avanti, lasciamo la geocalizzazione, diamo tutti i consensi, perfetto. Ora l'applicazione chiede di fare l'accesso al vostro profilo Samsung, cliccate qua sul tasto accedi, ad esempio in un telefono come questo che è uno Xiaomi Redmi Note ma anche vecchio, non mi apre automaticamente la pagina del login con un browser che sia diverso dal suo proprietario. L'applicazione SmartThings quando tenta di accedere al Samsung account dice che non è ottimizzata per questo browser. Dobbiamo fare in modo che quando premiamo il tasto accedi vada su ad esempio Chrome. Quindi entriamo nelle impostazioni del dispositivo, andiamo su app, gestione app, 3 puntini applicazioni predefinite e come browser non mettiamo più Mi Browser ma mettiamo Chrome. Questa procedura ovviamente è diversa da telefono a telefono. Ora premiamo accedi,
va direttamente su Chrome, quindi si apre la pagina di accesso all'account che abbiamo creato prima sul sito Samsung. Mettiamo tutti i dati e facciamo l'accesso. Il Samsung account, per tenere al sicuro i dati, consente di creare una procedura di login con 2 passaggi. Per adesso non ci interessa, non ora. Adesso diamo dei consensi per la privacy. Perfetto, adesso il nostro SmartThings è collegato al nostro account Samsung. Ci dà tutte le spiegazioni, perché questa comunque è un'applicazione che può gestire moltissime piattaforme, può gestire delle automazioni, può fare un sacco di cose, ma a noi oggi interessa inglobare dentro questa applicazione, che è compatibile con il touchscreen Android Auto, i dispositivi sono off. Quindi andiamo su dispositivi e dobbiamo aggiungerli. Quindi clicchiamo aggiungi dispositivo, andiamo a selezionare elenco dispositivi per marca, vedete che troviamo EWI-Link. Adesso ci chiede illuminazione, interruttore, eccetera eccetera. Noi possiamo mettere tranquillamente presa elettrica, lui ci dà il simbolo di presa elettrica, non certificato in Italia, non ci interessa. App EWI-Link, dove al momento ho solo un dispositivo, un Sonoff Mini. Torniamo qui nell'app SmartThings. Clicchiamo quindi il pulsante EWI-Link Smart Home, lui ci porta alla pagina per fare il login con le credenziali che abbiamo creato dentro la nostra app EWI-Link. Quindi mettiamo il paese, la regione e i dati dell'account EWI-Link. Vedete che dice connessione tra SmartThings e EWI-Link Smart Home riuscita, chiudere questa pagina per impostare finitura, per finire il processo in pratica. Chiudiamo la pagina. L'app si connette a EWI-Link Smart Home, vedete che mi trova un dispositivo mini, diamo fatto. Quindi adesso quando apriamo la nostra app SmartThings troviamo questo dispositivo mini, che era l'unico che c'era nell'app EWI-Link, altrimenti mi avrebbero trovato anche gli altri. Diamo accendi e lui si accende. Quindi i comandi dentro l'app SmartThings tramite il cloud EWI-Link, un po' come succede con i comandi vocali di Amazon, alla fine il concetto è quello, sono altre app che si collegano all'account EWI-Link per comandare i dispositivi. Quindi ora basta semplicemente prendere il telefono, che già deve essere funzionante con il vostro Android Auto, lo collegate e automaticamente nel menu di tutte le app uscirà anche SmartThings con i dispositivi. Dentro le impostazioni di SmartThings, se andiamo in menu Android Auto, vedete che potete scegliere quali elementi mettere sul touch dell'app SmartThings in Android Auto. Normalmente ne fa mettere solo 5, quindi da qui scegliamo gli elementi. Adesso ce n'è solo uno, altrimenti tra tutti quelli che avete nell'app EWI-Link ve ne fa scegliere fino a 5. Vi faccio vedere ad esempio sul mio telefono principale. Qui ad esempio becca tutti i dispositivi che ho nell'app EWI-Link. Vi posso dire che prende il Sonoff Mini, il 4CH Pro, prende anche il Dual R3, prende anche ad esempio il Power R2, prende le lampadine smart, prende il TX, prende un po' di tutto. Magari non li prende con i nomi esatti che avete dentro EWI-Link, però in qualche modo si dovrebbe riuscire a capire di che dispositivo stiamo parlando. Se per caso non lo trovate nella lista, schiacciando il tasto più e andando in selezione elenco dispositivi per marca, entrando in EWI-Link, si connette automaticamente al vostro account e potete vedere se riuscite a trovare il dispositivo tra questi connessi a EWI-Link. Vedete che mi vede tutti i nomi, poi mi prende qualche dispositivo con i caratteri cinesi. In questa fase purtroppo bisogna andare un po' a tentativi, perché i nomi non sono proprio gli stessi. Che funziona benissimo anche su smartwatch. Anche qui bisogna installare dal vostro gestore dello smartwatch l'app SmartThings se presente nell'App Store. Questo è uno smartwatch Samsung, quindi è presente. Andiamo nelle applicazioni, dopo averle scelte tutte, andiamo su SmartThings, la apriamo, ci sono i dispositivi, le scene, tutto quello che trova. Andiamo nei dispositivi, ne becca 24, vedete che becca 4CH, LED, discesa, cancelletto, i soliti che vedeva dentro l'app sullo smartphone. Anche da qui, quando un dispositivo è spento, si può accendere e viceversa. L'applicazione è semplicissima da scaricare, vi create un account sul sito Samsung, la usate, siete tranquilli, non si paga nulla e via. Vi faccio vedere come funziona. Ok, quindi accendiamo l'auto, prendiamo il nostro smartphone, lo colleghiamo al sistema.
Qui arrivano tutti i messaggi del GPS che mi dice che è stato acceso il quadro. Perfetto, qui si apre la solita schermata di Google Maps, andiamo in tutte le app, scorriamo fino a trovare SmartThings che compare in automatico e non dovete fare nulla. Carica i dispositivi, si connette tramite il telefono, vi dico che questa procedura non è velocissima, ci mette qualche secondo. Ma arrivati a questo punto troviamo i 5 dispositivi che dentro l'app SmartThings sul telefono siamo andati a inserire come dispositivi da visualizzare su Android Auto. Basterà attivarli, come ad esempio premere questo mio cancelletto che serve per aprire il portoncino di casa, ma potrebbe essere tranquillamente un comando del cancello automatico che io purtroppo a casa mia non ho. Quindi basterebbe schiacciare. Lui fa l'attivazione del dispositivo, che in realtà è un Sonoff RE5V1C che io ho impostato con un inching di 0,5 secondi, quindi lui in questo caso ha dato il comando di apertura, non è rimasto abilitato, ma sull'app SmartThings non mi torna indietro lo stato di spegnimento automatico. È solo un problema di visualizzazione, magari quando guarderete il video sarà stato corretto, ma al momento riesco solo a comandare correttamente al 100% le luci che si accendono, tipo questo LED che era spento e adesso si è acceso e che è realmente acceso, e finché non lo vado a spegnere lui non si spegne. Ma il cancelletto vedete continua a rimanere acceso. Se vi dà fastidio o vi urta, basta ripremerlo e lui dice che è spento. In realtà molto probabilmente ha dato un secondo comando di apertura. Piccolo bug che ho trovato sui dispositivi con l'inching, però comunque ci consente di fare l'apertura col touch della vettura, furgone o quello che state utilizzando. Ok, anche questo che è Android Auto nella C1 di mia moglie, se andiamo a prendere tutte le app col tasto Home di Android Auto, scorriamo, vedete che troviamo SmartThings. Anche da qui posso controllare i dispositivi che ho inserito, ad esempio prima di entrare in casa posso farmi alzare tutte le tapparelle perché io ho un Sonoff che gestisce l'apertura centralizzata di tutte le tapparelle, ovviamente dopo aver tolto l'antifurto, oppure per entrare in casa senza prendere chiavi o telecomando in mano posso aprire il cancelletto. Vedete che l'ha acceso e poi l'ha spento perché questo dispositivo cancelletto ha un inching di 0,5 secondi. Questo video veloce spero sia stato utile. Se vi è piaciuto, come al solito, un bel like, iscrivetevi al canale se mi volete supportare per incentivarmi a fare ancora contenuti di questo tipo. Troverete tutte le info che possono servire, i link e quant'altro nella descrizione del video. Noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!